Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, perdonate la macchina sporca, ma stanotte qui a Bari c'è stato un tempo davvero pessimo, un grande Halloween. Comunque, tornando al tema del video, i più attenti di voi ricorderanno che l'anno scorso, in questo periodo sempre a novembre, vi recensì uno specchietto retrovisore smart per auto, ovviamente molto interessante, con GPS, navigazione, dashcam, Android e tutto il resto. Bene, oggi sono qui per provare la nuova versione che è quasi identica alla precedente ma un po' più potente. Andiamo a vederla insieme e già potete notare che c'è un groviglio incredibile di cavi. Allora, ho voluto lasciarvi i cavi volanti in modo che voi possiate rendervi conto di quel che vi aspetta. Ovviamente sono tutti cavi occultabili nel tettuccio, nei montanti, però sono tre cavi principali. C'è quello di alimentazione che va all'accendisigari, c'è il cavo del GPS, il modulo lì in fondo, che in questa versione è stato migliorato, che purtroppo è esterno perché mi avete spiegato che alcune macchine sono schermate nel vetro frontale, quindi quel modulo va appiccicato vicino al finestrino laterale o qualche altra parte. Infine, l'ultimo cavo è quello opzionale, ma io ve lo consiglio, della retrocamera, che io ho appoggiato, ora è controluce ma è lì, sul sedile posteriore. Sembrerebbe un classico specchietto, come vedete riflette molto bene come lo specchietto normale, va applicato sopra quello precedente tramite queste fascette di gomma. C'è l'orario e un pallino rosso che ci indica che la dashcam sta funzionando, però tappando sul display avviene la magia. Stamattina ho utilizzato lo specchietto per arrivare qui sfruttando Google Maps, che su questa nuova versione funziona meglio, è comunque più reattivo rispetto al passato. Sì, c'è qualche scattino, però si può utilizzare meglio. C'è anche il pinch to zoom, comunque un sistema operativo più veloce rispetto a prima grazie ai 2 GB di memoria RAM rispetto al singolo gigabyte della precedente versione. Diciamo che la RAM resta sempre pochina, bastano 3-4 applicazioni aperte per saturare la sua memoria, comunque è più utilizzabile rispetto al passato. Tra l'altro questa è la nuova confezione con cui vi arriva a casa. L'altra importante novità è che la memoria interna storage passa dai 16 ai 32 GB, ma già dal menu possiamo notare che è molto più fruibile e veloce. Le impostazioni invece restano pressoché le stesse. Dal wifi, al momento è collegato al mio smartphone in modo da poter prendere la connessione internet 4G, ma volendo è possibile inserire anche una SIM telefonica all'interno dello specchietto in modo da avere la connessione già qui al suo interno e diffonderla tramite l'hotspot a tutti gli occupanti della nostra automobile. Ovviamente abbiamo il GPS in quello scatolotto che ci viene indicato, non so se riuscite a vederlo, qui in alto a destra prende molti satelliti, al momento siamo a 21. Le altre impostazioni invece sono la luminosità, che può essere impostata anche automaticamente giorno-notte, e l'interruttore FM, oltre al monitor di parcheggio molto utile. Interruttore FM molto comodo perché permette di connettere questo dispositivo all'impianto audio della nostra automobile, non solo tramite Bluetooth come avveniva sul precedente modello, ma anche in questo modo. Ci basterà selezionare una frequenza radio, quindi ora 98 MHz, andiamo sul nostro sistema audio e andiamo alla stessa frequenza, quindi 98 MHz. Ora abbiamo la radio classica ovviamente, però lui è andato in stand-by nel mentre. Attivando questo switch, ecco che scompare la radio attuale e si collega automaticamente lo specchietto al nostro sistema audio. Quindi molto comodo questo sistema. Ad esempio ci permette di andare a riprodurre dei video. Io ora ho scaricato YouTube, proviamo a riprodurre un mio video in tutta la mia bellezza. Quindi io sono Michele e oggi aprirò insieme a voi davvero tantissimi pacchi, quasi tutti se non molto fluido, di provenienza cinese, e oltre a questi peccato però che ovviamente essendo touch il display lascia molte ditate e questo non è molto bello, specialmente quando dobbiamo guidare al buio.
ci sono dei riflessi sullo specchietto. Un'altra grossa novità riguarda il comparto dashcam. Infatti nella versione precedente si poteva solo guardare o la parte anteriore o la parte posteriore, ora abbiamo anche la vista sdoppiata, che secondo me è davvero figa e molto utile. Vediamo a sinistra la dashcam Full HD frontale, a destra la dashcam HD posteriore. Ottimo! Abbiamo poi la possibilità di riprodurre i video registrati dalle dashcam, effettuare chiamate in Bluetooth dal nostro smartphone, hotspot del dispositivo che vi ho già spiegato, riproduzione di video, impostazioni varie, gestione documenti, elenco applicazioni da cui scaricare tutto quello che volete, da Spotify a navigatori esterni, c'è davvero tantissima roba. Il Play Store completo, potete scaricare anche dei giochi. Le ultime informazioni che troviamo sono la nostra velocità qui a destra e l'orario. Come avete visto ragazzi, questo nuovo Jansan A960 non si discosta molto dal modello precedente, è più potente, un 30% di velocità in più perché il precedente era davvero lento, specialmente quando iniziavamo ad utilizzare più di un'applicazione, e c'è anche qualche feature in più molto gradita come la dashcam sdoppiata. Inoltre, collegando la retrocamera al fanale posteriore della nostra auto si attiverà automaticamente il monitor di parcheggio con le linee disegnate per terra e quindi ci permetterà di parcheggiare in modo più agevole. Comunque questo Jansan resta uno specchietto retrovisore molto utile e ben fatto, specialmente se la vostra auto non è dotata di un sistema infotainment moderno, oppure se utilizzate un camper, un tir, un camion, qualsiasi mezzo non dotato di uno specchietto retrovisore. Questo è molto comodo. Collegate la retrocamera nella parte posteriore perché il cavo è davvero lunghissimo e potete guardare quello che c'è dietro di voi. Ovviamente, anche se c'è il Play Store che permette di scaricare giochi video, voi utilizzate solo applicazioni essenziali per evitare di distrarvi alla guida. Ora, quanto costa il Jansan A960 Come vedete in questa immagine il prezzo è inferiore ai 100 euro e per questo prezzo secondo me ci sta. Avrei preferito una RAM leggermente superiore, un sistema operativo Android aggiornato, siamo ancora all'8.1, comunque quel che deve fare lo fa abbastanza bene e funziona. Nei prossimi giorni però arriverà la recensione anche di un nuovo sistema di infotainment, sempre della Jansan, ma più evoluto, da 12 pollici, che si posiziona sul cruscotto, quindi lascia lo specchietto retrovisore libero, dal nome Jansan A103. E questo qui aspetto che mi arrivi, lo porterò qui sul canale. Comunque, se volete acquistare uno di questi prodotti vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione video, fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un bel commento, e per supportarmi mi basta un like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Direi che questo è davvero tutto, buona guida a tutti, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!